Esiste un'antica fiaba russa che narra di Kashy, l'immortale, uno stregone che rapiva giovani fanciulle per rinchiuderle nel suo giardino incantato, e del giovane zarevich Ivan, che un giorno si innamorò di una delle prigioniere. Siamo nella Parigi d'inizio Novecento, una città fervida di arte e di cultura. Debussy componeva seduto ai tavolini delle Chez Noir, vicino al pittore Henri Matisse che sorseggiava Assenzio. Poco distante, al numero 102 di Boulevard Haussmann, nel silenzio di una stanza interamente foderata di sughero, Marcel Proust iniziava a scrivere la sua recherche, e nel retrobottega di un cabaret a Montmartre Pablo Picasso provava per la prima volta l'oppio e inaugurava il suo periodo rosa. In questo sottobosco di artisti, poeti e musicisti c'era anche un imprenditore russo, Diaghilev, un raffinato ma godurioso amante dell'arte, con un gran fiuto per le novità. In patria aveva organizzato una grande mostra di pittori russi, attirando l'attenzione dello zar in persona. Il governo russo in quel periodo voleva promuovere un'immagine positiva della Russia all'estero, organizzando iniziative culturali. E così Diaghilev, finanziato direttamente dallo zar, era partito alla volta di Parigi. L'incipit del balletto L'uccello di fuoco di Stravinsky ci cala subito in un'atmosfera misteriosa. Violoncelli e contrabbassi suonano con la sordina e intonano un tema cupo e minaccioso. Gli archi eseguono uno strano glissando sui suoni armonici che si ottiene premendo appena le corde. E che crea un'atmosfera magica, rarefatta e straniante. Il giovane Ivan si inoltra nel giardino incantato. Ha paura. Gli archi riprendono l'esitante tema iniziale, ma con il tremolo, come se tremassero di terrore. Ivan si sente osservato, qualcosa si muove nel folto del fogliame. Diaghilev ci sapeva fare. Nel 1906, al Salon d'automne di Parigi, organizzò una grande mostra di pittura russa, patrocinata direttamente dalla famiglia imperiale. L'anno dopo 5 concerti di musica russa e nel 1908 mise in scena all'Opera di Parigi il Boris Godunov di Mussorgsky. Il successo fu grande, ma le nubi della politica cominciavano ad addensarsi sul caso di Diaghilev. Nel marzo 1909 la Russia attraversava un periodo turbolento. Le tensioni interne continuavano a crescere dopo la rivoluzione del 1905. Lo zar improvvisamente ritirò il suo sostegno finanziario, lasciando Diaghilev da solo e in grosse difficoltà economiche. Chiunque si sarebbe arreso, ma non Diaghilev. L'opera era troppo costosa. Si sarebbe orientato verso un altro genere, molto popolare in Russia e decisamente più economico. In un telegramma di quell'anno comunicava al suo contatto parigino: «Niente opera quest'anno, sto portando una brillante compagnia di balletto. 15 spettacoli, 3 balletti per programma. Inizia una grande pubblicità». Il coraggioso Ivan è davanti al grande uccello di fuoco che spicca il volo attraverso queste scale ascendenti di arpa e archi. Le terzine degli archi e il tremolo dei legni descrivono l'uccello che si libra nel vento sempre più in alto. Il frullo delle ali è reso dai piatti colpiti dalle bacchette dei timpani. L'uccello esegue la sua danza,
una delle pagine più ispirate del balletto. Ivan si lancia all'inseguimento dell'uccello. Ascoltiamo un frenetico contrappunto di note ribattute che si dividono in 2 semicori e si rincorrono tra loro. Ivan acciuffa l'uccello. La fissità improvvisa del pedale dei corni descrive l'immobilità della creatura, che cerca ancora di divincolarsi. L'uccello supplica Ivan di liberarlo. La sua supplica è un tema cromatico, dal sapore wagneriano. Triste ma anche ironico, come si conviene al tono di una fiaba. Il giovane si impietosisce e libera l'uccello, che in cambio gli dona una piuma magica e sparisce nel silenzio della notte. Ci chiameremo balletti russi, più chiaro di così, pensava Diaghilev sul treno per Parigi. Fu così che nacque quella compagnia di danza classica nota come i balletti russi, destinata a cambiare per sempre l'arte del Novecento. Ma Diaghilev aveva bisogno di compositori e il suo amico Korsakov era morto l'anno prima. Si orientò così su un allievo di Korsakov, Anatoly Liadov, e gli propose la sua idea di un balletto basato su un'antica fiaba russa. Ma Liadov era troppo lento. Comunicò che avrebbe impiegato almeno un anno per scrivere quel balletto. Diaghilev non aveva tutto quel tempo. Decise così di tentare la sorte con un novellino, un giovanissimo compositore che aveva appena terminato gli studi, allievo anche lui di Korsakov. Da poco il giovane aveva presentato le sue prime composizioni, come la fantasia per orchestra I fuochi d'artificio. Lo stile era vivido, colorato, selvaggio, ricordava le tinte accese della pittura fauve di quegli anni. Quel giovane compositore si chiamava Igor Stravinsky. Tra il fitto fogliame del giardino incantato, Ivan scorge le principesse prigioniere del mago. Gli archi ascendono pian piano come in una rivelazione. Il tema delle principesse è suonato in successione da diversi strumenti: clarinetto, flauto, violino. Sono le diverse principesse che sfilano davanti ai nostri occhi. Ivan si innamora di una delle principesse, ma è giunta la sera e queste devono rientrare nel castello del mago. Lo fanno in processione attraverso una danza malinconica in cui si intrecciano sinuosi temi popolari russi. Ivan deve liberare quelle fanciulle. Il suo stato emotivo è descritto da questo passaggio incalzante in cui il tema delle principesse ricompare, ma velocizzato. Ma ecco che compaiono le guardie del mago e cominciano a rincorrere il giovane Ivan. Improvvisamente ascoltiamo un crescendo sul glissando degli archi, dei tromboni, dei fagotti, fino a un violento fortissimo. Lo stregone Casci fa il suo ingresso in scena.
I balletti russi divennero presto una fucina di artisti diversissimi tra loro. Tra gli scenografi e i costumisti avrebbero figurato negli anni nomi come Picasso, De Chirico, Coco Chanel. Tra i musicisti nomi come Satie, Debussy, Strauss, Respighi, Prokofiev. Artisti visuali e compositori lavoravano insieme e in accordo con i coreografi. Il giovane Stravinsky ritoccava la sua composizione mentre assisteva alle prove del coreografo Fokin, lasciandosi ispirare dalla danza e dalle lussureggianti scene del pittore Golovin e dagli esotici costumi di Leon Basque. Diaghilev era sempre intento ad organizzare tutto. Far lavorare artisti diversi a stretto contatto era un azzardo. E il russo non smetteva mai di domandarsi: ce l'avrebbero fatta? Lo stregone e Ivan combattono selvaggiamente. Tutto sembra perduto per Ivan. Il mago ha il sopravvento, ma improvvisamente il principe si ricorda dell'uccello di fuoco e scuote la sua piuma magica. Qualcosa si muove nel cielo. È l'uccello di fuoco che incanta tutti con la sua magica danza e costringe i servi del mago a danzare fino alla morte. La danza infernale dei sudditi di Kashi è un allegro feroce in cui emerge una ritmica martellante che diventerà tipica del compositore. Il tema è netto, tagliente, torvo, cattivissimo e tutto punteggiato da questi improvvisi sforzando dell'orchestra. La sera della prima fu sontuosa. C'erano cavalli veri sul palco e la ballerina Tamara Karsavina, nella parte dell'uccello di fuoco, eseguiva un numero acrobatico appesa a un cavo di metallo. Non poteva non funzionare. Fu un'ovazione e persino Debussy, alla fine dello spettacolo, si venne a congratulare con Stravinsky, che di balletti ne avrebbe composti ancora molti. Diaghilev ce l'aveva fatta e con l'aiuto della penna magica di Stravinsky aveva salvato i balletti russi. Il principe Ivan aveva vinto e vissero tutti per sempre felici e contenti.